Oggi arriva sul tavolo di Slot Car Tech una vettura che attendavamo da tempo. Si tratta della Subaru Legacy Gruppo A di Avant Slot. Non è una vettura entry level, è una vettura pensata per correre. Vediamo tutti i dettagli, come è stata costruita e capiamo insieme se può dire la sua nella categoria di riferimento all'interno del campionato Rally Slot Challenge. Ciao ragazzi e come sempre ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Per chi non mi conosce, io sono Massimo e in questo canale parliamo di slot car senza lasciarci condizionare da nessun preconcetto. Questo video fa parte della playlist Slot Car Tech Racing, dove andremo ad analizzare le vetture con un'anima più tecnica, più performante, di chiara ispirazione competitiva. Oggi andiamo ad analizzare questa stupenda Subaru Legacy di Avant Slot. Partiamo dalla sua confezione. Come sempre Avant Slot ci va a racchiudere la teca della vettura, quella vera e propria, quella trasparente, dove andremo poi anche ad osservare la vettura nel suo insieme, in questa bellissima scatola di cartone. Su questa scatola chiaramente nel lato corto ci sarà una piccola etichetta che andrà ad indicarci anche la vettura che è contenuta, in questo caso Subaru Legacy Gruppo A, Sanremo 1993, pilota gli atti. Il riferimento di questa vettura o il codice che dir si voglia è il 52402. Partiamo subito nell'aprire questa scatola in cartone e come vedete al suo interno è racchiusa la teca vera e propria, quella che va a contenere la nostra stupenda macchina. E troviamo anche un piccolo sacchettino dove all'interno sono contenuti alcuni pezzettini che ci permetteranno di andare a fare una piccola modifica sul banchino motore, ma di questo ne parleremo in seguito. Adesso andiamo a dedicarci alla vettura vera e propria. Il colore scelto da Avant Slot per tutte le sue confezioni moderne è questo luccicante o comunque ben evidente verde acceso e sullo sfondo, dove c'è il marchio Avant Slot ben in evidenza, un verde di una tonalità leggermente più scura. Per aprire la confezione, quindi andare a togliere l'involucro in policarbonato trasparente che già ci permette di vedere tutta la vettura nel suo insieme, dovremo andare a tagliuzzare questi due pezzettini di nastro trasparente che stanno all'estremità della nostra confezione, in modo da poter tranquillamente togliere e sollevare la nostra teca e liberare la nostra vettura anche da questa protezione in plastica trasparente. Così avremo fra le mani la nostra stupenda Subaru Legacy Gruppo A. Sganciata dalla basetta siamo pronti per andarla ad ammirare un po' più da vicino. Ad un primo sguardo attento notiamo subito che questa è una vettura decisamente competitiva. Lo andremo poi ad osservare meglio andando a dividere il telaio dalla carrozzeria, ma già qui possiamo notare un telaio di tipo professionale, un banchino ammortizzato sia nella parte posteriore che nella parte anteriore, decisamente più piccolo rispetto alla carrozzeria che come vedete va a sbordare ai lati del telaio stesso, quindi non va a creare nessun tipo di interferenza, e poi una struttura decisamente molto solida, molto ben realizzata anche tutta la parte grafica, tampografie perfette, sia quelle un po' più grandi sia anche quelle più piccoline nel dettaglio. Da ammirare ad esempio la placca che troviamo sul cofano anteriore, dove si leggono perfettamente tutte le indicazioni relative al Rally di Sanremo 1993. I dettagli su questa vettura sono decisamente tanti, abbiamo ad esempio anche i ganci in fermacofono. Magari ci sarebbero piaciuti di più in rilievo, anche già soltanto stampati sul cofano sia nella parte anteriore che in quella posteriore, però diciamo che anche tampografati in questo modo donano comunque alla vettura un aspetto corsaiolo. Belli anche gli specchietti retrovisori, anche se dobbiamo dirla tutta, al loro interno non troviamo il classico adesivo riflettente che va a simulare lo specchio vero e proprio, ma qui abbiamo soltanto una parte colorata in grigio. Anteriore e posteriore della vettura sono decisamente molto ben realizzati, belli fanali, belle le frecce, bello anche lo stemma della Subaru che troviamo nella calandra anteriore, ben realizzato, ben tampografato, le 5 Pleiadi sono perfettamente riuscite e distinguibili, così come anche tutte le altre tampografie della vettura. Degna di nota anche la parte posteriore, perché va a ricreare perfettamente tutta l'armonia della vettura. Bello il raccordo con il paraurti posteriore, con anche gli inserti molto ben realizzati che denotano comunque anche un'attenzione particolare a tutta quella che è la cura estetica del veicolo stesso. Mi piacciono anche molto i due areatori che sono posti sul tetto della vettura. Questi nella macchina originale servono comunque per fare
fare entrare o comunque incanalare l'aria dall'esterno verso l'abitacolo, quindi raffrescare un po' l'ambiente interno alle vetture. Per quanto riguarda l'aspetto estetico relativo all'abitacolo stesso, notiamo i soliti pilotini di Avanslot, sono pilotini di tipo standard, non realizzati nei minimi dettagli. Il navigatore ha comunque un foglio delle note dove all'interno notiamo anche le scritte. Come dicevamo, non è perfettamente realizzato nei minimi dettagli, ma qui stiamo parlando appunto di una vettura destinata ad un uso competitivo, quindi anche in questo caso dobbiamo tenere presente il peso, e Avanslot proprio su questo aspetto sembra aver puntato parecchio, soprattutto per quanto riguarda la carrozzeria della vettura. Avanslot ci delizia anche per quanto riguarda il gruppo ruote, infatti qua vediamo dei bellissimi cerchi bianchi dove all'interno c'è una fotoincisione che va a simulare il disco dei freni, in questo caso baffato, e poi la pinza dei freni rossi. Questi dettagli li troviamo sia nelle ruote posteriori sia nelle ruote anteriori. A prima vista direi quindi che Avanslot ha fatto sicuramente un ottimo lavoro, e adesso siamo pronti anche per andare a smontare la nostra carrozzeria, dividere le due parti e scoprire così quello che c'è al suo interno. Per dividere telaio e carrozzeria di questa vettura dobbiamo chiaramente girare sottosopra la nostra macchina e andare a svitare 3 viti. Ne abbiamo 2 nella parte anteriore e una nella parte posteriore. Questo sistema di aggancio tra telaio e carrozzeria è uno dei migliori, perché permette così nella parte posteriore il basculamento più semplice, avendo appunto una sola vite, del telaio rispetto alla sua carrozzeria. Iniziamo proprio da qui a capire davvero che tipo di macchina abbiamo tra le mani. Prima di soffermarci su quelli che saranno poi i dettagli meccanici, vale comunque ancora la pena dare un'occhiata dall'interno anche alla carrozzeria. Abbiamo detto 3 i punti di ancoraggio, 2 nella parte anteriore e 1 nella parte posteriore. Le 2 colonnette nella parte anteriore sono di altezza media, diciamo anche abbastanza abbondante, non hanno nessun tipo di rinforzo, però sono decisamente molto ben strutturate e sembrano reggere in modo più che giusto eventuali torsioni da parte del telaio. Nella parte posteriore invece abbiamo questa lunghissima colonnetta, anche questa non ha particolari rinforzi, ci sembra abbastanza ben dimensionata da reggere comunque eventuali uscite di pista o comunque torsioni particolari da parte del telaio, e diciamo quindi che anche se non presentano questi rinforzi possiamo stare tranquilli che la nostra vettura è comunque ben solida. Nella parte posteriore della carrozzeria abbiamo anche questo pezzettino in aggiunta che va a completare quello che dovrebbe essere il telaio. Infatti abbiamo già visto prima che il telaio ha dimensioni decisamente ridotte rispetto alla carrozzeria e lascia dunque lo spazio a questo pezzettino di plastica messo in aggiunta per andare a completare la parte posteriore. L'abitacolo, lo avevamo detto prima, è uno dei punti di forza di Avanslot, vettura destinata ad un uso competitivo. Non è particolarmente rifinito perché è pensato per essere leggero. Infatti qui abbiamo un Lexan non proprio sottile come quelli che siamo abituati a comprare in aftermarket, ma un Lexan decisamente molto più leggero rispetto ai classici tradizionali in plastica, che possono essere lavorati anche in maniere più precise, più perfette, dove sono stati poi inseriti i pilotini, e qui vediamo appunto i punti di giunzione. Insomma, una scelta tutta dettata e rivolta a contenere i pesi di questa carrozzeria. Andremo poi anche a verificare sulla bilancia quanto Avanslot è riuscita ad ottenere da questa Subaru Legacy. Prima di occuparmi completamente del telaio mi soffermo ancora un secondo sulle viti che vengono montate di serie su questa vettura, perché sono viti imperdibili, hanno quindi una parte dello stelo della vita privo del loro filetto, ma non sono viti a passo metrico, quindi sono le classiche viti con passo un po' più abbondante, tipo le viti che siamo abituati ad utilizzare nel legno, ma comunque ci danno la possibilità, pur non cambiandole, di avere un minimo di basculamento. E qui abbiamo fra le mani il vero pezzo forte della vettura, ovvero il telaio con il suo banchino motore. Partiamo dal telaio, un telaio semplice, un telaio completamente piatto, come vedete lo possiamo girare anche al contrario, non presenta nessun tipo di asperità, ci ricorda decisamente i telai da pista, perché il tutto è stato costruito pensando a togliere tutta la parte in plastica in eccedenza, quindi andiamo a risparmiare il peso,
non abbiamo una parte anteriore prominente rispetto al pick-up, quindi non abbiamo interferenze con la carrozzeria della vettura, e anche nella parte laterale le dimensioni sono state decisamente molto contenute. Come vedete ci sono le ruote che vanno a sbordare oltre il limite del telaio stesso. Anche il banchino supporto motore, adesso ci spendiamo qualche parola sopra perché ne vale veramente la pena, trova il giusto alloggiamento, ma diciamo non ne avanza più di tanto perché è ancorato mediante 4 punti, 2 nella parte posteriore, 2 nella parte anteriore, e occupa quasi più del 50% della complessità del telaio stesso. Mi piace decisamente molto il sistema di aggancio. Abbiamo infatti 2 molle nella parte posteriore e anche 2 molle nella parte anteriore. Abbiamo quindi un banchino completamente svincolato rispetto al telaio, un banchino quindi che ha la possibilità di copiare perfettamente tutte le asperità che possiamo trovare in un circuito da rally. Ricordiamo infatti che questa vettura è destinata ad un uso competitivo per quanto riguarda la specialità più dinamica in ambiente slot car, ovvero il rally slot. La meccanica è una meccanica di precisione di tipo professionale. Partiamo dall'assale posteriore. Questo è infulcrato all'interno di 2 boccole che sono sistemate nei supporti direttamente sul banchino motore. Sulle boccole troviamo anche un piccolo forellino che ci permette di andare a lubrificare la boccola al suo interno, ovvero dove passa direttamente l'assale posteriore. È una soluzione decisamente molto valida perché non dobbiamo così andare a spargere olio ovunque, ma andiamo tranquillamente ad inserirlo dove serve, ovvero all'interno del foro in cui va a girare il nostro assale di acciaio rettificato sul quale sono collegati 2 cerchi in alluminio. Da una parte troviamo uno stopper che evita all'assale posteriore di traslare lateralmente, mentre dall'altra parte troviamo la corona angle winder. Il motore è Avant Slot, è un 21.000 giri di RPM e un 300 GCM di potenza, quindi un motore decisamente brillante, un motore che potrebbe spingere questa vettura in modo deciso. Ma va ricordato che per quanto riguarda l'uso competitivo all'interno del campionato RSC questo motore non è omologato, per cui bisognerà attenersi al regolamento particolare di campionato e andare a scegliere fra i motori disponibili. Il pignone è in ottone, come sempre per quanto riguarda la casa spagnola Avant Slot, mentre la corona è in bicomponente, quindi abbiamo il collo della corona, l'attacco all'assale posteriore in alluminio avvitato direttamente sull'assale, mentre la parte di corona vera e propria, quella dentata, è in nylon. Al fianco della corona troviamo anche la prima delle 2 pulegge, una infatti è sull'assale posteriore, l'altra la ritroviamo sull'assale anteriore. 2 pulegge identiche, rapporto di trasmissione 1:1 che avviene mediante questa cinghia. Quindi questa vettura ha una trasmissione 4WD. Come vedete infatti se io vado a girare le ruote posteriori girano anche le ruote anteriori. Nella parte anteriore troviamo nuovamente un assale in acciaio rettificato, i cerchi non sono più in alluminio ma sono in materiale plastico. Abbiamo già detto più volte, questa filosofia, questa tipologia di scelta serve soprattutto per andare a limitare i pesi laddove non servono. Abbiamo dalla parte opposta relativamente alla puleggia un piccolo distanziale che permette di andare ad evitare il basculamento laterale eccessivo dell'assale, anche perché comunque non servirebbe, e nello stesso tempo ci permette di mantenere una carreggiata abbastanza larga in modo tale da non far fuoriuscire chiaramente le ruote dalla sagoma della carrozzeria, ma avere a disposizione tutto lo spazio necessario affinché la vettura sia il più stabile possibile. Spostandoci ancora più avanti andiamo ad incontrare il pick-up. È un pick-up a vite, stelo lungo con molla di ritorno, infatti come vedete è un pick-up ammortizzato. Lama avanzata e spazzole originali ramate. Questa è la soluzione che Avant Slot ha deciso di adottare per trasmettere la corrente proveniente dalla pista al motore, e lo fa mediante questi 2 cavetti decisamente molto morbidi. Sono cavetti siliconici, li abbiamo di 2 colori diversi per distinguere il più e il meno, così anche in caso di manutenzione sapremo molto velocemente dove andarli a collegare. Una particolarità, una piccola chicca che Avant Slot ci riserva è quella di andare a utilizzare un pezzettino di guaina termorestringente dove c'è il collegamento tra il cavo motore e il motore vero e proprio. Insomma, tante soluzioni tecniche per una vettura con una chiara
impronta competitiva. In apertura abbiamo detto che all'interno della confezione c'era anche un sacchettino, questo che serviva per andare a modificare l'assetto della vettura relativamente al suo banchino. Noi qui abbiamo un banchino, come abbiamo già detto prima, ammortizzato sia nella parte posteriore sia nella parte anteriore, ma se abbiamo la necessità di non volerlo ammortizzato nella parte anteriore, ci basterà andare a togliere queste due viti che vediamo qui in aggancio tra il banchino vero e proprio e questo piccolo supporto ammortizzato anteriore, andarlo a sostituire con questi pezzettini che troviamo all'interno di questo sacchettino e fissare il tutto sui supporti dove adesso ci sono le molle. In questo modo avremo la parte anteriore del banchino che non sarà più dotata di molle, ma avrà un perno che permetterà al banchino stesso di ruotare sul proprio asse e quindi avremo una funzione leggermente diversa. Molle al posteriore e attacco semirigido all'anteriore, insomma una doppia soluzione che sicuramente va a sposarsi con tutte le caratteristiche di guida di ogni pilota. Un'altra particolarità di questo banchino è l'attacco a 6 punti. In questo caso però sulle vetture da rally i 6 punti non sono utilizzabili. Ve lo dico perché spesso ci si confonde con i due fori che sono presenti sul telaio e sembra quasi che questi due fori siano stati fatti in posti sbagliati perché non combaciano con i due fori presenti sul banchino motore. In realtà questi che troviamo sul telaio della vettura non sono nient'altro che i punti di ancoraggio che abbiamo utilizzato per fissare tutta la vettura sulla sua basetta all'interno della confezione. Non hanno niente a che fare con i due fori presenti invece sul banchino motore, quindi anche se il banchino è un banchino a 6 punti di ancoraggio, quelli utilizzabili sono soltanto 4, 2 posteriori, 2 anteriori. Un'altra particolarità un po' strana di questa vettura, anche perché l'abbiamo detto più volte, è una vettura destinata ad un uso competitivo, sono questi due magneti, addirittura un paio di magneti rispetto al semplice magnete che troviamo praticamente su quasi tutte le vetture. Due magneti perché ci permettono chiaramente di avere una vettura più stabile sulle piste, ci permettono di avere una vettura più guidabile anche dai meno esperti, ma sicuramente sono una scelta da evitare in caso competitivo, perché va ricordato che in questo caso i magneti non sono mai ammessi, quindi per toglierli dovremo semplicemente andare con un cacciavite o comunque con una semplice punta, anche una brugola, a fare una leggera pressione in questi punti e andremo a togliere sia quello nella parte anteriore sia quello nella parte posteriore. La torsione del telaio, come vedete, mi sembra abbastanza buona, questo anche perché avendo il banchino con 4 punti di attacco molleggiati gli permettono di adattarsi ad ogni condizione. Insomma, a prima vista sembra una base già piuttosto interessante. Poi chiaramente sarà la pista a darci il responso ufficiale e dirci anche quanto è efficace. Per avere una prima idea del comportamento dinamico che potremo aspettarci da questa Subaru Legacy Avant Slot, direi di passare ai pesi e alle misure. Bilancia già pronta con il suo supporto, tara pari a 0, posizioniamo la carrozzeria della vettura, abbiamo un peso di 21,4, come sempre ci affidiamo alla seconda pesata, 21,4 grammi. Passiamo adesso al telaio della Subaru. Lo posizioniamo sul supporto, abbiamo un peso pari a 64 grammi. Alziamo e riabbassiamo, peso pari a 64 grammi. Montiamo anche la carrozzeria, lo completiamo con le 3 viti a corredo e così scopriamo il peso complessivo. Vettura pronta da essere posizionata, peso complessivo pari a 85,7 grammi. Anche in questo caso facciamo la seconda pesata, 85,7 grammi. Procediamo adesso col prenderne anche le misure. Utilizziamo come sempre il calibro di plastica per non rovinare la vettura. La lunghezza di questa macchina è pari a 14,1 cm, 141 mm. La larghezza dell'assale posteriore è invece pari a 6 cm, 60 mm. Leggermente più stretto l'assale anteriore, infatti mi tocca andare a stringere un po' il calibro, ma stiamo parlando di mezzo millimetro, per un totale quindi di 5,95 cm, 59,5 mm.
E come sempre andiamo anche a misurare lo spazio che c'è tra il centro dell'assale anteriore e il centro dell'assale posteriore. In questo caso per la Subaru Legacy di Avanslot la misura è pari a 80 mm, 8 cm. Sulla carta quindi mi sembra una macchina ben equilibrata, non ci sono soluzioni estreme, ma diciamo una base solida. Non ci rimane altro che provarla in pista, metterla alla frusta e andare a capire se le sensazioni si trasformano in realtà. Come primissimo test andiamo ad effettuare alcuni giri con la Subaru Legacy di Avanslot in configurazione da scatola. Quindi abbiamo i due magneti montati sul banchino, abbiamo le viti completamente serrate e non abbiamo toccato le spazzole. Perché faccio questo test? Semplicemente per andare a capire se la vettura così com'è, tolta dalla sua confezione, può tranquillamente essere utilizzata per i primi giri su una normale pista casalinga. Chiaramente in questo caso non ci interessa il tempo sul giro, perché se la vettura funziona, se i magneti fanno il loro dovere e la vettura è montata nel modo corretto, avremo sicuramente una vettura veloce e performante. In questo caso ci interessa di più sapere la guidabilità, ovvero capire se possiamo divertirci con questo modello slot car senza per forza dover intervenire sulla meccanica e sul funzionamento della vettura stessa. Come sempre nel rally il voltaggio è regolabile, in questo caso io ho un voltaggio pari a 10,7 volt e utilizzo come controller lo Special Control by Franceschini nella sua versione MK15. Come avete potuto notare, la macchina in questo caso si è comportata veramente molto bene. Devo dire che mi sono anche divertito perché nonostante i due magneti ho avuto l'impressione di una guida comunque veloce, di una macchina scattante, di una macchina poco nervosa e facile da guidare. Insomma, per chi è poco esperto o anche per i bambini su una pista casalinga, questo modello può essere tranquillamente utilizzato senza fare assolutamente nessun intervento. Diamo sicuramente un plus ad Avanslot per aver costruito un modello già pronto all'uso. Se vi piace questa vettura, vi piacciono i modelli da rally e avete la necessità di avere una macchina decisamente performante, facile da guidare, stabile sulla pista e soprattutto che non esca, se magari avete dei bambini a casa e volete fare loro un bellissimo regalo, ecco allora che questa fa esattamente al caso vostro. Adesso però noi non ci fermiamo a questo step, andiamo a rimuovere i magneti, allentare leggermente le viti, apriamo un po' le spazzole e vediamo che cosa succede. Ragazzi, devo dire che sono davvero molto stupito, in positivo, per come ho trovato la guida di questa vettura, perché seppur ho tolto i due magneti, la Subaru Legacy di Avanslot è rimasta decisamente molto ma molto guidabile. Anzi, vi dirò di più, ha iniziato anche a fare qualche piccola scodata, ma sempre decisamente molto controllata, perché grazie anche alla trazione sulle quattro ruote motrici si riesce a riprendere prima che questa possa uscire o comunque intraversarsi più del necessario. Tirando le somme, una vettura divertente, molto veloce, facile da guidare, insomma una vettura che mi ha messo fin da subito a mio agio, una vettura che ho avuto veramente il piacere di guidare. Qui sulla pista di casa, dove da quest'anno farò tutti i miei test e metterò a confronto le vetture, questa è stata la prima a scendere in pista e si è comportata nel migliore dei modi. Non potevo certo aspettarmi di più. Il motore risponde bene, si sente che ha un banchino ammortizzato perché non ha mai avuto nessun tipo di cedimento, anche l'ingresso in curva
curva è stato agevolato dalle sospensioni sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. E poi un'altra cosa che mi ha stupito sono state le gomme. Normalmente come primo montaggio le gomme tendono a scivolare, diciamo, leggermente un po' di più rispetto a quelle di tipo racing. Invece su questo modello di Avant Slot le gomme hanno fatto egregiamente il loro dovere. Insomma, un mix di ingredienti che rende questa macchina bella da guidare sia che siate alle prime esperienze sia che siate comunque piloti esperti. Adesso però dobbiamo anche andare a vedere il responso del cronometro, che è quello che ci interessa di più per andare a collocare questa e le prossime vetture in una sorta di classifica generale. Siete pronti a vedere il tempo di questa Avant Slot? E allora ve lo mostro subito. E siamo arrivati anche alla conclusione di questo unboxing. Se lo avete trovato interessante, se vi piacciono i contenuti di questo tipo, mi raccomando, iscrivetevi al canale e guardate la playlist Slot Car Tech Racing, una playlist dedicata proprio al mondo delle competizioni. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.